E allora salutate la capolista. Ci siamo presi questo primo posto in classifica perché il risultato è buono, è venuto dalla Spezia, il Monza ha perso 4-2, abbiamo visto gran parte della partita e abbiamo visto soprattutto questa ovviamente. Grande vittoria, una partita diciamo che si è messa in discesa sicuramente col gol di Haps al 16esimo. Vabbè. Che gol, tra l'altro, bellissimo gol. Sì. È una mia personale vittoria perché ho sempre visto lui sopra Sagrado, poi so che è sempre stato un po' deficitario magari a livello di condizione. A inizio campionato Stroppa diceva che per la nazionale un po' pagava. Sì, che doveva tornare in forma, esatto, perché non era mai in forma in allenamento, comunque non lo vedeva giusto. Sì, no, non al meglio, non al meglio. Però quindi, tecnicamente per me non c'è paragone. Poi al di là di questo, insomma, un esterno sinistro di piede sinistro a me piace di più. Ma ogni volta che entra o fa assist o fa gol. Appunto, ogni volta, sì, davvero, ogni partita che gioca o è assist e gol. Sì, Sagrado oggi ci ha provato effettivamente a fare gol. Per carità, lui, però, oggi bene. Sì. Oggi bene, quando è entrato, cavolo, 2 occasioni, aveva tirato bene di fatto, la seconda soprattutto, ha preso il palo lì, se lo meritava il gol anche lui, oggettivamente non ho nulla da rimproverare. Comunque al di là di questo, dopo ottima partenza, insomma, un po' me l'aspettavo, Reggiana che si chiude dietro e noi che in possesso totale, troviamo anche il gol, e lì comunque diciamo abbiamo soprattutto il primo tempo tantissime occasioni per andare sul 2-0, diverse, tra l'altro prendiamo 2 pali, alla fine nel computo totale saranno 3 pali. Ogni volta è così, davvero. Sì, Quique Perez li prende sempre, o traversa o pali, lui sempre, e infatti anche oggi ha preso un palo. A Durante anche lui, che anche quel gol, cavolo. Sì, è di fatto l'unica occasione che ha poi Durante, a memoria che vado, è l'unica occasione che ha perché effettivamente ho un po' visto che rientrava da sto piccolo infortunio che ha avuto, sto dolore alla schiena, insomma. Però ecco, lì è un po' di sfortuna, anche lì sicuramente in scivolata prende il palo. No, comunque dico, sempre 1-0 eravamo, quindi un attimo di dubbi mi sono venuti, nel senso che anche la Reggiana non è che l'ho vista poi arresa subito dopo l'1-0, ci ha creduto giustamente perché era pur sempre 1-0 sotto. Anzi, poi per carità, secondo me non è che hanno prodotto ste azioni devastanti, non è che Stankovic è stato impegnato, ha dovuto farli straordinari. No, veramente poco, cioè poca roba. Ha fatto 4 parate forse. Però dico, creavano qualcosina che ti facevano percepire il fatto che fossero vivi, ecco, che non erano sì, ma soprattutto arresi. Nel primo tempo un po' meno, ma soprattutto nel secondo tempo, secondo me sono rientrati un po' meglio di noi, anche fino ovviamente al secondo gol nostro. Ci hanno provato comunque a metterci in difficoltà. È vero, no, effettivamente, cioè, nel secondo tempo ho visto un po' di calo. Onestamente parlando, io non l'ho visti al meglio, perché il primo tempo oggettivamente poteva tranquillamente finire 2-3-0 anche, serenamente. Sì. Per come siamo rientrati ho detto, non so, c'è stato secondo me un po' di calo della prestazione, del ritmo, dell'intensità, un po' di errorini un po' stupidi così. E lì un po', giustamente, infatti la Reggiana a quel punto lì secondo me ci ha creduto molto di più, ci ha provato, tra virgolette, ha provato a imbastire qualcosa di offensivo quando riusciva, ma soprattutto ovviamente in transizione, perché comunque il possesso l'abbiamo sempre avuto noi, parliamoci chiaro. Poi c'è anche durante il primo tempo, quando eravamo passati in vantaggio, loro hanno un po' provato a alzarsi, hanno fatto una specie di blocco medio-alto, provare a venirci a prendere a volte con delle pressioni mirate, però... Vabbè, la loro soluzione era lancio lungo sulla punta quello e basta. Sì, o su Girma o su Novakovic, sì, è vero. Però ecco, avevano comunque una buona strategia sulle transizioni, avevano preparato qualcosina effettivamente in transizione, sembravano poter essere pericolosi. E secondo me, tra l'altro, il secondo gol, il gol del 2-0, arriva proprio nel momento perfetto. Sì. Arriva al 71esimo e arriva in un momento dove mi stava venendo il dubbio, forse te l'ho anche detto in live, diciamo. Cioè, non so come gestire questi ultimi minuti, non so come gestirà tra l'altro Stropa questi ultimi minuti. Proviamo a fare il 2-0 o stiamo un po' più equilibrati, non dico chiusi dietro,
Poi è un la dubbio soluzione stupido perché so come è stroppa. Esatto. Però Perché la miglior difesa sua è l'attacco, quindi giustamente ha fatto l'attacco giusto e è riuscito a fare un altro gol. Però comunque sono stati 10 minuti dal 60esimo, secondo me al 70esimo fino al gol. Abbiamo rischiato comunque di sì, prendere un gol e da lì poi sarebbe cambiata completamente la partita. più che altro non perché abbiano prodotto chissà cosa, però No, per comunque colpa nostra. perché era anche un po', cioè il fatto che fosse in bilico mi lasciava Sì, quell'apprensione, non era esatto. tanto il fatto delle azioni create in sé, delle azioni concrete della Reggiana, era proprio l'alone di, non so come dire, di paura che poteva nascere perché eravamo super in bilico Sì. e quel gol lì arriva proprio nel momento perfetto che ti chiude la partita, lì è come, cioè, ho sentito proprio l'odore, il sapore dei 3 punti, l'ho proprio Sì, assaggiato in quel esatto. momento lì perché di fatto poi la chiudiamo, tra l'altro segna Doumbia, bella azione tra l'altro, bella combinazioni, ma ne abbiamo fatte tante durante la partita di belle combinazioni che non hanno portato purtroppo al gol. Questa bella combinazione e segna Doumbia che tra l'altro fino a lì non mi era sembrato non era sta gran prestazione oggi, secondo me. Però ecco, lui è uno proprio famoso, secondo me, per fare anche prestazioni a volte che ti sembrano un po' sottotono, non super negative, però un po' sottotono, che un controllo sbagliato, un passaggio sbagliato, però è nel momento giusto, al momento giusto. Sì. Ed non è la prima volta che succede, lui ha sta cosa qui. È vero, e poi dopo quando segna cambia completamente la sua partita, lui proprio cambia, sembra un altro giocatore, perché è così umorale che fatalità, È fa un un po' gol umorale, sì. e poi cioè, si gasa probabilmente e riesce a fare cose che magari prima non riusciva a fare. E questo è un po' un lato negativo di Doumbia purtroppo. Vero, poi anche secondo me poi tutti gli altri in realtà si sono un po' sbloccati, anche ho visto anche per dire uno Yeboah, poi di tutti i singoli domani riparliamo sicuramente un po' meglio singolo per singolo e ci prendiamo il nostro tempo per parlarne. Però ecco sì, anche tipo uno Yeboah ho visto che era un po' più tranquillo, poi peccato che non sia arrivato al gol perché vedevo che cercava non tanto il gol, però di fare quell'azione decisiva, quella giocata decisiva, l'assist così. Però vabbè, evidentemente deve un attimo ancora ritornare al meglio e oggi bene la difesa tra l'altro, voglio dire sta roba qui, bene soprattutto primo dei 3 secondo me senza dubbio Sverko, veramente prestazione eccellente, secondo me si intiene poi Svoboda, quindi vabbè un piccolo spoiler per le pagelle, però secondo me un po' questa la classifica tra virgolette, perché a livello difensivo è stato proprio presente sia fase di possesso che di non possesso, È vero. tanta roba, perché comunque in quel poco dico che hanno prodotto. A parte, sì, Shintian comunque è uscito perché aveva Bisogna capire male lì. alla gamba, non si sa cosa, e è entrato Korac, anche lui ha fatto bene comunque. Cioè, Sì, no, quello che doveva fare. chiaro, mo era solo a gestire. E niente, adesso tocca solo aspettare domani, vediamo cosa fa il Frosinone e il Palermo. Sì. Però di fatto siamo primi, allora eravamo anche prima, però in solitaria a +3 sul Monza, che si è fermato, dicevo prima, e adesso vedremo domani, e domani intanto di mattina magari riusciamo a pubblicare così le pagelle, e basta, insomma, questo. È sempre Forza È Venezia. sempre Forza Unione.